sembra di essere finiti in un film di Giorgio Romero, non so se te lo ricordi. Tutte le nostre attività precedenti, tutte le nostre funzioni precedenti, se non fosse stato per loro la città di Prato avrebbe pagato un prezzo molto alto, molto alto. Bonjour à tous. Les protocoles du confinement se durcissent en Europe depuis quelques semaines. Vu que c'est difficile pour beaucoup d'accepter ce nouveau mode de vie, la mise en place de ces dispositifs est un travail considérable pour la police. Marco Maccioni, commandant de la police municipale de Prato, va nous parler de leur travail dans cette période spéciale. La città è la seconda città della Toscana e questa emergenza sanitaria assorbe le nostre energie in maniera preponderante. Difficoltà con le persone sono legate al senso di smarrimento e anche a una difficoltà nel far accettare questo nuovo modo di vivere, di sopravvivere. Tutte le nostre attività precedenti, tutte le nostre funzioni precedenti sono svanite in un colpo. Noi adesso facciamo controlli per verificare che lungo la strada le persone abbiano un valido motivo per esserci. Sembra di essere finiti in un film di Giorgio Romero, non so se te lo ricordi. Come comandante è stata stravolta doppiamente perché insieme a tutti i miei collaboratori abbiamo completamente rinnovato tutta la nostra attività. Il corpo qui lavora H24 365 giorni all'anno, però chiaramente abbiamo più ore in straordinario svolte perché, torno a ripetere, il corpo è anche a poche unità, siamo poco più di 200. La comunità cinese è stata la prima che ha capito quello che stava succedendo. Già a metà gennaio sono iniziate le prime quarantene. Mi hanno invitato al primo giorno di celebrazione del Capodanno cinese, il suono della campana. Il giorno dopo, immediatamente, hanno annullato tutti i festeggiamenti, si sono posti in quarantena, usavano le mascherine quando ancora noi ridevamo di quello che stava succedendo. Se non fosse stato per la comunità cinese, Prato, che comunque ad oggi è la città della Toscana che insieme a Livorno è la meno infetta, che se non fosse stato per loro la città di Prato avrebbe pagato un prezzo molto alto, indubbiamente. No, io in realtà voglio invitare soltanto le persone a stare in casa, a limitare gli spostamenti il più possibile, perché, torno a dire, è l'unica arma che abbiamo, ad oggi è l'unica strada che è da seguire. E poi che Dio ci aiuti.